Molti di voi si sono chiesti perché alcuni player sono in super attesa di personaggi come Finon, Seirin, Anaxa e così via. E beh, come avete capito sono tutti personaggi molto famosi di una parte fondamentale della trama di Honkai Impact. Devo essere onesto, cercare di riassumere in un video perché la storia di questi personaggi ha lasciato il segno è veramente difficile, ma cercherò di spiegarvi brevemente gli avvenimenti iniziali della loro trama su Honkai Impact, così che possiate comprendere i riferimenti ai personaggi e quelli ad alcuni avvenimenti importanti. Ovviamente questo video non sostituirà mai la storia originale e molti dettagli sarà decisamente più bello vederli direttamente giocando, e chissà che questo non possa essere un modo di volerla provare in prima persona, ma non perdiamo altro tempo ed iniziamo a parlare della storia tragica dei Flame Chasers. Sulla Terra, 50.000 anni fa, una bambina dai capelli rosa, spuntata fuori dal nulla, viveva in un paesino, che adesso potremmo localizzare in Russia. Crescendo decide di mettersi in viaggio per conoscere tutto ciò che l'umanità ha da offrire e per trovare il paradiso, un posto fantastico letto in una favola. Viaggiando vide di tutto e pian piano si affezionò all'umanità ed alle persone. Durante il viaggio però inizia ad assistere alle prime tragedie legate all'Honkai. Ovviamente vi state chiedendo subito cos'è l'Honkai. L'Honkai è un'energia che proviene dall'Imaginary Tree e scorre in ogni pianeta collegato ad esso in quantità decise da un'entità superiore chiamata Volontà dell'Honkai. Questa energia produce delle radiazioni che, manifestandosi, trasformano le persone in zombie e creano dei mostri che vengono comunemente chiamati Honkai Beast. Queste vengono classificate dagli umani in modo diverso in base alla loro forza e vengono spesso associate a figure mitologiche. Per quanto riguarda l'Imaginary Tree, essendo questo anche su Honkai Star Rail, trovate informazioni su di esso sul mio video legato a Ion che vi lascio in descrizione o alla fine di questo video. Continuiamo con la storia però. In quel periodo l'Honkai iniziava a manifestarsi sempre più spesso, creando situazioni catastrofiche in tutto il pianeta e come conseguenza venne creata un'organizzazione dedicata a proteggere gli umani ed ad eliminare l'Honkai, i Fire Moth. Il nome completo dell'organizzazione sarebbe The Moth Who Chase the Flames, tradotto le falene che inseguono le fiamme, e rappresenta la determinazione delle falene che inseguono la luce nonostante il pericolo. Mentre MOT come sigla sta per Myrmidon of Task Force Honkai. Per informazione, i Myrmidoni ai tempi dell'antica Grecia erano i guerrieri comandati da Achille durante la guerra di Troia raccontata nell'Iliade di Omero. Penso che i riferimenti vi aiuteranno pian piano a capire anche i collegamenti con Amphoreus, ma come vedete sono già tanti. La ragazza decide di unirsi a questa organizzazione per combattere l'Honkai, presentandosi col nome di Elysia, continuando a definirsi una bellissima e dolcissima ragazza, gentile e con un arco che condivide la sua eleganza e bellezza. Elysia ha deciso di chiamarsi così perché durante il suo viaggio non trovò il paradiso che cercava e decise di crearlo lei. Elysia prese il nome proprio dal paradiso che cercava, ovvero l'Elysian. Entrata nell'organizzazione incontra Kevin Kaslana, un ragazzo entrato nei Moth per assistere la donna di cui era innamorato, la dottoressa May, una scienziata prodigio che venne chiamata dai Moth per un progetto legato alla guerra contro l'Honkai. Col tempo molti altri soldati entrarono a far parte dell'organizzazione e con l'avanzare delle guerre con l'Honkai, i Moth decisero di avviare il progetto Mantis, un progetto che si basava sul fondere il DNA di potentissime Honkai Beast con i soldati umani grazie al processo chiamato Ichor, per potenziare i soldati e contrastare l'Honkai. Per restare a tema, secondo la mitologia greca, l'Ichor rappresenta il sangue divino degli dei, un dettaglio che sottolinea l'ambizione sovraumana del progetto, ma se pensate al trailer di Amphoreus, forse state già collegando qualcosa. In ogni caso, continuiamo. Furono pochi i Moth a riuscire con successo nell'operazione Mantis, da cui prenderanno il nome, ed ad essere quindi in grado di utilizzare i poteri delle Honkai Beast fuse con loro ed a trasformarsi. Ogni Mantis avrà adesso associato un signet, un marchio della propria essenza e potere. Nonostante i successi, ci furono comunque, per alcuni, delle conseguenze irreversibili. Il primo Mantis fu Kevin Kaslana, fuso con diverse Honkai Beast ed ebbe come conseguenza una temperatura del corpo bassissima che congelava tutto ciò che aveva intorno a lui, non permettendogli più di stare vicino alla sua amata, la dottoressa May. Elysia invece, che fu la seconda, ed ebbe come conseguenza le orecchie d'elfa. Yep. E come terza c'era Mobius invece, che ottenne il potere di non morire, ma tornare indietro con l'età. Torneremo su questo più tardi, mi sa.
Importante sapere che Mobius, oltre che ad autosottoporsi all'esperimento, era una delle scienziate di punta dei MOT ed ha sempre avuto come obiettivo quello di far evolvere l'umanità per bruttissimi episodi nel suo passato legati a suo padre. Sta di fatto che Mobius per gli sviluppi tecnologici della civiltà e per andare contro l'Honkai a quei tempi fu veramente fondamentale e questo è importante. Col proseguirsi delle guerre con l'Honkai, consecutivamente ed a passo con lo sviluppo tecnologico dell'umanità, iniziano ad apparire delle entità, ognuna con un potere diverso di piegare le leggi della fisica. Reason, Void, Thunder, Wind, Ice, Death, eccetera, eccetera, e tutte con l'obiettivo di distruggere l'umanità. Le Hershers, le incarnazioni più potenti della volontà dell'Honkai. Altre persone continuano ad entrare nei MOT ed altre Mantis vengono create con l'obiettivo di contrastare le Hersher. Ad ogni nuova Hersher l'umanità veniva duramente colpita, con interi paesi distrutti e miliardi di morti. La tecnologia umana continua ad avanzare e Vilvi, nuovo membro dei Mantis, insieme alla dottoressa Mai, trovarono il modo di sfruttare gli Hersher Core, ciò che rimane dell'Honkai accumulato dentro il corpo di una Hersher, il suo nucleo, per creare delle armi speciali in grado di contrastare le future Hersher. Queste armi prendono il nome di Divine Key, ognuna con il potere di riferimento dell'Hersher da cui derivano. Queste armi sono come viventi ed hanno una vera e propria coscienza, oltre che ad essere estremamente potenti. Una di queste, Void Archives, che adesso conoscete così, l'ultima Divine Key creata da Vilvi, originata dal core della Hersher of Reason, che era in realtà la prima Hersher, ma visto che ne sarebbe derivata un'entità onnisciente, Vilvi ci ha pensato un po' prima di crearla, ed infatti sono successi casini, ma per ora lasciamo perdere. Se in futuro volete sapere di più su Void Archives e Wealth, ma soprattutto altre storie come questa, potete iscrivervi al canale, mi aiuta tantissimo. Ma tornando seri, le guerre e l'apparizione delle Hersher continuarono, fino ad arrivare all'apparizione dell'11ª Hersher, la Hersher of Binding, con il potere perfetto per contrastare lo sviluppo della tecnologia umana, la possibilità di annullare l'Honkai Energy, disattivando armi ed uccidendo automaticamente soldati Mantis, ormai fusi con i geni delle Honkai Beast. È sempre importante comprendere che l'apparizione della Hersher è collegato con lo sviluppo tecnologico dell'umanità, visto che questo concetto avrà importanza sempre anche su un Honkai Star Rail. In ogni caso, la Hersher of Binding e questa guerra causarono la perdita del 70% dell'umanità. Kevin, il più forte ed il primo dei Flame Chasers, con la Shamash, Divine Key della Destruction, e con l'aiuto di Hua, una nuova Mantis con la Divine Key of Sentience, riuscì ad eliminare la Hersher, ma a causa dei suoi poteri, nel processo eliminò quasi tutte le altre Mantis. Dopo questa tragedia rimangono il 30% della popolazione e 13 Mantis. Le 13 Mantis rimaste, sotto richiesta di Elysia, si riunirono in un gruppo di soldati speciali chiamati Flame Chaser. Il gruppo fu originariamente rifiutato ufficialmente dai MOT, ma non importava. I membri di questo gruppo, ed unici Mantis sopravvissuti, in ordine di rank scelto da loro, non di forza, attenzione, erano Kevin, Elysia, Aponia, Eden, Vilvi, Kalpas, Su, Sakura, Cosma, Mobius, Griseo, Hua e Pardofelis. La dottoressa May, ormai scienziata di riferimento e capo dei MOT, oltre che a fare ulteriori esperimenti e miglioramenti fisici sulle Mantis, creò anche un'intelligenza artificiale chiamata Prometheus. Questa venne poi divisa in 17 frammenti, a cui verrà dato un nome da Mobius, e venne utilizzata per predire le apparizioni delle future Hersher, e non solo. Prevede che le Hersher in totale saranno 14. Considerate che ne sono uscite 11 fino ad ora, quindi presumibilmente ne mancano 3. Essendo rimasti in pochi sopravvissuti e vedendo che per la civiltà attuale non c'è speranza, i Flame Chaser decisero di salvare le loro coscienze in delle simulazioni chiamate Remembrance Vessels, che possiedono le loro stesse caratteristiche, personalità e ricordi in uno spazio virtuale che verrà in futuro chiamato Elysian Realm. Questo sarà fondamentale nella trama di Honkai Impact, visto che permetterà alla civiltà del futuro di sconfiggere una Hersher, ma non solo, anche di trasmettere l'eredità e le volontà dei 13. Ma per oggi è tutto ciò che vi basta sapere sull'Elysian Realm. L'importante è comprendere che le simulazioni salvate venivano aggiornate, ma non c'era alcuna differenza tra quelle e quelle reali, se non il tipo di esistenza in sé per sé.
Ovviamente nella storia i Flame Chasers avevano rapporti diversi tra loro, intricati ed erano molto interessanti, le loro storie venivano approfondite molto, oltre che ad ognuno è stato associato un ruolo importante, ma non siamo qui per questo, vi consiglio di giocarlo direttamente se quello che state vedendo vi interessa. Detto questo, dopo la tragedia dell'11ª Hersher, Lonkai non perde tempo a far apparire la prossima, la Hersher of Corruption, che prende possesso del corpo di Rin, la sorella di Sakura, una delle Mantis. Inizialmente, essendo sua sorella, nonostante fosse stato rilevato che lei fosse un Hersher e già prevista da Prometheus, venne imprigionata e non eliminata subito. Ma i soldati dei Moth, terrorizzati dall'idea di essere in presenza di una Hersher, la uccisero, provocando la manifestazione a pieni poteri della Hersher, che prese controllo sotto forma di virus di tutta la tecnologia dei Moth ed utilizzò le armi nucleari dei Moth per disintegrare le ultime 3 città rimaste dell'umanità. La dottoressa May, grazie all'aiuto di Hua, riuscì ad imprigionare la Hersher, ma al prezzo di quasi tutta l'umanità e della vita di Sakura. Rimangono 12 Mantis. Prometheus intanto riesce a scoprire l'entità immaginaria che manipola l'Honkai Energy e crea le Hersher, il Cocoon of Finality. Da qui scopre che la 14ª Hersher, che sarebbe la 13ª ma in totale sono 14, la Hersher of Finality o Hersher of the End, sarebbe stata molto più forte di quelle precedenti. In tutto questo, lei e la dottoressa May scoprono che la Terra è sotto l'influenza di questo cocoon da decine di migliaia di anni e che la Terra è in un ciclo che si ripete ogni 50.000 anni, dove questo cocoon ha l'obiettivo di creare una forma di vita simile a lui. Vista la situazione disperata, Vilvi trasforma una delle Divine Key, dedicate inizialmente a poteri distruttivi, in un sistema di criogenizzazione, così da poter salvare i resti dell'umanità prima dell'arrivo dell'ultima Hersher, in celle che dovrebbero resistere per migliaia di anni, ma non è l'unica a muoversi per la salvezza della prossima civiltà. Elysia invita gli altri Flame Chasers per confessare che lei in realtà è la 13ª Hersher, ma solamente 4 di loro si presentano al suo invito: Kevin, Vilvi, Eden ed Aponia. In realtà già tutti i Flame Chasers e la dottoressa May avevano capito che Elysia fosse una Hersher da tempo e non volevano assistere a quello che stava per fare, avendo compreso la situazione. Elysia non solo era la prima Hersher, l'Hersher of Origin, nata fuori dal controllo del Cocoon of Finality, ma anche l'unica ad essersi alleata con l'umanità. Il suo sacrificio farà in modo che anche le future Hersher delle civiltà successive potranno resistere al controllo del Cocoon e supportare l'umanità, e per questo verrà chiamata Honkai Jesus, volevo dire Hersher of Human Ego. Non vi spiego esattamente come succede il tutto perché è complicato, oltretutto non abbiamo vere e proprie risposte neanche noi, se non che in qualche modo Elysia si infiltra nel Cocoon of Finality e spezza il legame di controllo con esso. Elysia si sacrifica e mette le basi per un futuro in cui le Hersher possono resistere al Cocoon e combattere per l'umanità. Dopo il sacrificio di Elysia, Kevin e gli altri Flame Chasers si preparano per affrontare sulla Luna l'ultima Hersher. Inizialmente era un piano per prendere tempo e sconfiggerla, ma fu del tutto inutile. In quella battaglia morirono Pardofelis, Cosma, Kalpas e Vilvi. Mobius verrà poi indotto al suicidio dalla sua simulazione salvata nell'Elysian Realm. Aponia tecnicamente si è sacrificata per salvare l'Elysian Realm e per fare da fondamenta dell'Elysian Realm, e quindi in realtà Aponia si è sacrificata per salvare ciò che rimane effettivamente dei Flame Chasers prima della fine, le loro volontà, la loro eredità, e questo sarà fondamentale per l'umanità del futuro. Eden invece ha deciso che si sarebbe dovuta spegnere con il ciclo attuale ed anche lei ha deciso di farla finita. Al ritorno dalla Luna, prima di entrare nelle celle di criogenizzazione per salvarsi, Kevin scopre che la dottoressa May è morta per infezione da Honkai, ma ha lasciato un bambino in eredità creato dai geni di se stessa e di Kevin. Ricordo che Kevin non poteva più avvicinarsi a lei da quando ha subito l'operazione per via del freddo che emanava come conseguenza. Questo bambino sarà in futuro la base della nuova civiltà. Grisio invece viene spedita in missione nello spazio con una navicella dedicata per seguire il progetto ARK, con l'obiettivo di trovare un pianeta abitabile dalla nuova umanità con a bordo i geni dell'umanità. Questo verrà poi abusato da un'altra entità chiamata Sa, ma quella è un'altra storia. In realtà vennero preparati più progetti con l'obiettivo di salvare l'umanità, ad esempio le Divine Key erano uno dei progetti, ma in questo contesto non ne parliamo anche se sono fondamentali per la trama del gioco.
Kevin, Sue e Y invece, anche loro con progetti assegnati, hanno il compito di aiutare la futura civiltà della Terra ad affrontare l'Hersher della nuova era ed entrano nelle celle salvandosi dall'ultimatum della Finality dove si risveglieranno 10.000 anni dopo. Prima della fine, Prometheus però riesce ad entrare in contatto e manomettere il cocoon della Finality, facendo in modo che le Hersher della prossima era escano nello stesso identico ordine di questa, così che l'umanità abbia migliori possibilità viste le informazioni lasciate dall'era precedente. Per curiosità vostra e collegamenti vari, Prometheus era uno dei titani che rubò il fuoco degli dei dell'Olimpo e lo diede sotto forma di tecnologia e conoscenza. Insomma, anche Prometheus salvò gli umani a modo suo. Ovviamente qua stiamo parlando della mitologia. E in realtà questa era la storia ipersintetizzata della Previous Era, uno dei cicli dell'umanità controllata dalla Finality. Non tutte le domande dei player anche qui hanno risposta, ma l'importanza del concetto di sacrificio ed umanità fanno da base per creare una storia spettacolare. Comunque, grazie ai Flame Chasers, al sacrificio di Elysia, alla dottoressa May e Prometheus, l'umanità del ciclo successivo è riuscita a sottomettere la Finality, circa. Ma questa è la storia principale di Honkai Impact e non andremo a parlarne in questo video, almeno non per ora. Ci sarebbe molto altro da dire su di loro, ma penso che come introduzione questo video mi vada bene. Mi dispiace che sia così difficile esprimere i messaggi che trasmette questa storia, ed anche dopo questo recap vi consiglierei di giocarla in prima persona onestamente. Ora, ovviamente vi mancano tutti i dettagli delle personalità e di cosa hanno fatto nello specifico i vari Flame Chasers, ma perlomeno sapete chi sono, quindi facciamo un elenco dei simboli a loro associati, dei loro poteri o di cose importanti e del collegamento che i player di Honkai Impact, o almeno noi, abbiamo fatto appena li abbiamo visti nel trailer. Iniziamo da Elysia, Signet of Ego, Hersher dell'umanità, romantica, gentile e bellissima, Mantis fusa con l'Honkai Beast Mahesvara. E chiaramente Sayrin del trailer, stesso aspetto, carattere e voce, un hype allucinante già solo a vederla viva, considerate che in realtà si è sacrificata 2 volte, ma la seconda ve la risparmio, è per un'altra volta. Eden, Signet of Gold, lei era una cantante, Kevin e Sue erano i suoi fan ed era amica di Elysia, usava la terza Divine Key come arma, la Star of Eden, l'originale dell'arma che ha adesso Wealth tra l'altro. Eden era la Mantis fusa con l'Honkai Beast Varuna. Con Eden abbiamo dei dubbi, potrebbe essere Agleia per via del riferimento all'oro che è il suo signet, ma allo stesso tempo potrebbe essere Easylance perché fa riferimenti al suono ed alla Honkai Beast Varuna con cui si è fusa, che è un riferimento alla divinità induista associata col cielo, gli oceani e l'acqua. Continuiamo con Aponia, Signet of Discipline, aveva il potere di prevedere il destino delle persone e di sigillare parti del loro subconscio. Era la Mantis fusa con l'Honkai Beast Midoro o Mitra. Anche su di lei abbiamo dubbi, esteticamente non abbiamo associazioni che sarebbero chiare in caso, e visto che la sua trasformazione su Impact è una farfalla, e Castoris ha riferimenti alle farfalle, ma oltre a quello non abbiamo veramente altro. Diciamo che se durante la trama ci saranno riferimenti ad Aponia, ce ne accorgiamo subito e vi avvisiamo. È un personaggio particolare. Mobius, Signet of Infinity, scienziata geniale, aveva il potere di tornare indietro con l'età invece di morire, ai tempi della Hersher of Corruption ebbe l'intenzione di trasformare l'umanità in un virus per salvarsi in passato. Era la Mantis fusa con l'Honkai Beast, Sisa. Scienziata, evoluzione dell'umanità, esperimenti, ringiovanire. Aspetta, dove ho già sentito queste... Per Mobius ci sono 2 riferimenti incredibilmente diretti al fatto che probabilmente la versione di Honkai Star Rail sia Erta. Il primo è la possibilità di Erta di ringiovanire, che sappiamo dalla sua biografia, nella lista dei suoi successi scientifici, ed il secondo è adesso l'associazione strana di Erta con Amphoreus, ma soprattutto il simbolo dell'infinito che vediamo alla fine del trailer di Amphoreus con Erta davanti. Quindi, si gode. Sta di fatto che Mobius sarebbe veramente attesissima. Era abbastanza una scienziata pazza, ma ha sempre messo la salvezza e l'evoluzione dell'umanità al primo posto, a modo suo. Kevin, Signet of Deliverance, il più forte dei Flame Chasers, maggior parte delle Hersher furono eliminate da lui, e anche dei Mantis in realtà, ma comunque, utilizzava il potere del ghiaccio e come arma usava la 7ª Divine Key, la Cleaver of Shamash, che può assumere la forma di pistole, in quel caso diventano le Judgment of Shamash. Mantis fusa con l'Honkai Beast Parvati, ma in realtà era proprio una chimera. Kevin ebbe molte più fusioni con altre Honkai Beast. Oltre che ad essere il primo Mantis riuscito con successo ed è riuscito a mantenere la sanità mentale per più di 50.000 anni ed aver sopportato il non potersi avvicinare alla dottoressa May, oltre che ad aver effettivamente aiutato a salvare l'umanità anche nell'era successiva,
Kevin nel trailer di Ampharos è Finon, cioè è lui. Stesso Signet, aspetto, probabilmente sarà broken as fuck anche qua. Kalpas, Signet of Decimation, solitamente aggressivo ed instabile, anche prima di fondersi con un Honkai Beast era in grado di affrontare Sakura alla pari, era il Mantis fuso con Asura. Lui è associato al fuoco durante la sua trasformazione ed ha una maschera. Di base nel trailer sembrerebbe uno di quelli oscurati con la fiamma, il problema è che quello è più un elmo e non necessariamente potrebbe essere lui, e potrebbe essere associato anche a Midei, anche se non abbiamo riferimenti diretti, se non forse dal probabile carattere. Passiamo a Su, Signet of Body. Aveva il potere di vedere gli universi paralleli e la missione di cercare la salvezza dell'umanità tramite essi. Utilizzava la seconda Divine Key, il Cosmic Juggernaut, e nel futuro di Honkai Impact riuscirà a trascendere il reame dei mortali ed incontrare entità superiori. Ne parleremo più in là. Mantis fuso con Maha Mayuri. Esteticamente molto simile ad Anaxa nel trailer, nulla da aggiungere, vedremo che succede, ma tenetelo d'occhio che Su è tuttora importantissimo anche in Honkai Impact. E sia quando lo dico è perché alcuni di questi Flame Chasers di 50.000 anni fa sono ancora vivi. Pardo Felis, Signet of Reverie. Pardo principalmente è uguale al trailer e va bene così. Passiamo al prossimo. Cosma, Signet of Daybreak. Per via della sua fusione con l'Honkai Beast Vishnu, aveva il potere di assorbire altre Honkai Beast e diventare sempre più forte, solo che facendolo perdeva la sanità mentale e di conseguenza se stesso. Ha una carinissima storia con Grisio, quindi non vado oltre, è da giocare, sta di fatto che la sua trasformazione potrebbe legarlo al motivo per cui abbiamo un membro oscurato nel trailer, ma visto che siamo ancora in dubbio con Kalpas, non confermiamo sia lui. E non abbiamo il nome del membro oscurato, ma il fatto che anche Grisio sia oscurata porta a pensare che sia veramente lui. Parlando di Grisio, passiamo a lei, Signet of Stars. Tramite i suoi disegni può creare di tutto, era considerata estremamente forte nonostante fosse una bambina, ma per lo stesso motivo anche pericolosa. In Honkai Impact ha seguito il progetto Arc ed adesso è una Jedi, ma visto il riferimento al suo simbolo delle stelle potrebbe tranquillamente essere l'ultima delle 12 che vediamo nel trailer. Hua, Signet of Vicissitude. Hua è fusa con l'Honkai Beast Garuda e ciò gli fornisce abilità di rigenerazione elevate. Con la dottoressa Mei ed i poteri di Aponia, Hua ha ricevuto i trattamenti Suara che potenziavano la sua forza muscolare e le sue risposte neurali. Inoltre utilizzava l'ottava Divine Key, la Feng One Down, che può creare sogni ed illusioni, creare coscienze per comunicare, distruggere e ricordare memorie e mettere la coscienza dell'utilizzatore in una piuma. Fa decisamente anche altro, ma insomma capite la situazione. Di base ci aspettiamo che Hua sia in realtà la Marshal dello Shanzhou, ma tecnicamente ci sarebbe un'altra sua versione, la versione Archer of Sentience, comunemente detta Senti o Yatta, nata dal suo corpo. È una lunga storia, prendetela bene così, che potrebbe essere la figura che vediamo tra le 12 in realtà, ma anche qui nessuna certezza e tanti dubbi. Come Su e Kevin, come una delle sopravvissute della previous era, tenetela d'occhio, è broken a diverse versioni essendo vissuta per molto tempo. Sakura, Signet of Setsuna, ex assassina, come conseguenza della sua fusione con l'Honkai Beast Yaksha gli sono cresciute orecchie da coniglio ed aveva poteri legati al ghiaccio principalmente. Nel trailer di Ampharos vediamo quella che in realtà è probabilmente la sorella Rin, Hyasin, di cui abbiamo parlato tristemente prima. Potrebbe esserci la sorella per i vari avvenimenti descritti precedentemente con la Archer of Corruption ed il fatto che sia una sacerdotessa che rispecchia la storia delle sorelle nella trama principale. Potrebbe essere che Sakura uscirà in futuro e la stiano tenendo da parte o che la vedremo di sorpresa ad Ampharos. Ultima, ma decisamente non per importanza, Vilvi, Signet of Felix. Genia, pazza, scienziata, multipersonalità, inventrice delle Divine Key. Era originariamente una maga, ma non si sa con che Honkai Beast sia stata fusa. Sembra che dopo l'operazione abbia sviluppato le proprietà di dividere la propria mente e separare completamente le sue personalità. Nel trailer di Ampharos è Tribby. La situazione è chiara per i molteplici corpi, ma hanno deciso di cambiare completamente l'aspetto, quindi yeah, è andata così. E con lei li abbiamo visti tutti. Per concludere, i Flame Chasers non solo cambiarono completamente la storia della previous era, ma crearono le basi per il futuro, oltre che ad influenzarlo direttamente. I loro sacrifici ed il loro legame e di riferimenti alla mitologia greca sono elementi che ci aspettiamo di ritrovare anche ad Ampharos, che uniti alle dinamiche di Honkai Star Rail e vista la storia già vissuta, non ci aspettiamo nient'altro che un capolavoro in realtà. Adesso la domanda è, Mobius sarà davvero Erta e soprattutto
Non abbiamo visto Prometheus menzionata nel trailer, chissà in che forma la vedremo, insomma ci sono sicuramente molti dubbi e riferimenti che ci aspettano, ma ovviamente il risultato finale dovrà essere unico di Honkai Star Rail e non vedo l'ora di scoprirlo e parlarne con voi. Spero che questo video vi sia piaciuto o sia stato utile, insomma era qualcosa a cui io, Rio, Tatus e Bancho tenevamo e che ci ha fatto piacere fare. Tra l'altro approfitto per ringraziarli che senza di loro sarebbe stato impossibile. In caso video come questo siano di vostro gradimento, fatecelo sapere nei commenti ed iscrivetevi al canale per restare aggiornati sui prossimi. Ci vediamo nella terra degli eroi, Amphoreus. Ciao!